Ciao a tutti ragazzi, sono Lori Bart. Oggi voglio farvi vedere come trasformare un copertone di una mountain bike che ha la camera d'aria in tubeless. Esistono tanti kit in commercio, ci sono dei kit molto economici dove una valvola può costare sulle 4-6 euro. Ci sono due tipi di valvole, uno con la valvola tonda così e una valvola quadra, dipende dal vostro canale del cerchio, quindi in base al canale si sceglie il tipo di valvola. Questo serve per smontare la valvola davanti. Qui abbiamo un nastro telato per la trasformazione, un nastro elasticizzato che fa la stessa funzione, quindi si può scegliere o il nastro telato o il nastro elasticizzato. Invece abbiamo il liquido che serve per diciamo chiudere tutte le perdite che può avere il montaggio di un tubeless e riparare eventuali forature. Su questa bicicletta qui abbiamo un copertone con la classica camera d'aria, adesso vediamo come trasformarla in tubeless. Montiamo la nostra ruota, sgonfiamo la camera d'aria completamente per agevolare lo smontaggio del copertone. Questo copertone è molto morbido, quindi non occorre neanche l'attrezzatura per smontarlo. Ora con l'aiuto di un cacciavitino andiamo a togliere il suo flap di serie che non va bene per fare la trasformazione tubeless. Così. Io in questo caso utilizzo questo nastro elasticizzato per la trasformazione che costa circa 5-7 euro, dipende dalle dimensioni della ruota. È un nastro molto semplice, molto largo, dove aderisce perfettamente su tutta la superficie del cerchio. Lo andiamo a posizionare normalmente come se fosse un flap classico sul cerchio. Ecco fatto. Dobbiamo cercare di evitare i bordi occupati dal nastro perché sennò fa fatica a chiudere bene il tubeless, quindi cerchiamo di tenere il nastro sempre nel centro del cerchio. Ora togliamo la camera d'aria vecchia sul copertone. I copertoni che vi consiglio sono tubeless ready, cioè vuol dire che sono già pronti per essere montati sul cerchio tubeless. Questo copertone non è tubeless ready, ve lo sconsiglio perché è più semplice da stallonare, quindi magari se girate con copertoni che non sono tubeless ready vi consiglio di tenere una pressione un po' più alta per non rischiare di stallonare. Ora montiamo da un lato il nostro copertone, così. Il montaggio della valvola è molto semplice, dobbiamo togliere il cappuccio chiaramente, togliamo l'anello di chiusura e l'o-ring. Facciamo conto che questa linea qui è il cerchio, quindi noi infiliamo la valvola, poi inseriamo il nostro o-ring, così, inseriamo l'anello, avvitiamo. Ecco fatto, questo è il montaggio. Per smontare la valvola utilizziamo questa chiavina che è in dotazione con la valvola. Diciamo che ha uno scasso questa valvola, come tutte le valvole in commercio. Lo infiliamo così e svitiamo. Ecco qua. Questa è la valvola che vi consiglio di pulire abbastanza spesso perché il liquido dell'antiforatura impedisce, diciamo, ostruisce la valvola e quindi vi consiglio di tenerne un po' di ricambio. Cerchiamo il foro sul cerchio e inseriamo la valvola. Poi inseriamo il suo o-ring di gomma, così. Poi avvitiamo il suo anello. Inseriamo abbastanza forte manualmente così. La valvola alla fine non la monteremo perché ci aiuterà a tallonare bene il copertone. Ora montiamo la gomma solo da una parte. Poi cominciamo a chiudere la parte dove c'è la valvola, così. E lasciamo questo spazio per inserire il liquido. Ora inserisco il liquido, più o meno ci va 100 ml per ruota. Ok. Ora piano piano chiudo. Ripeto, questa gomma è molto semplice il montaggio, quindi non occorre neanche le attrezzature. E voilà, montato. Ora per aiutare a tallonare bene gonfiamo senza valvola in modo che l'esterno del copertone sale facilmente sulla spalla del cerchio. Gonfiamo
Il copertone è perfettamente tallonato, ora togliamo la pressione all'interno del copertone e montiamo la sua valvolina. Serriamo ben stretto. Ok, adesso siamo pronti per gonfiare il copertone come desideriamo, alla pressione che vogliamo. Io gonfierei circa 1,8, 2, così. E ora abbiamo trasformato il tubeless facilmente, senza troppe difficoltà. Quindi, come avete visto, per far tallonare immediatamente il copertone si smonta la valvola e si gonfia senza valvola, perché la pressione del compressore aiuta subito a tallonare, e questo è un trucco che pochi lo sanno. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!